Se vai in un bar italiano, non chiedere un espresso. Vuoi sapere perché? Beh, allora guarda questo video. Ciao a tutti, io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Qui sul mio canale parliamo di lingua e cultura italiana e oggi voglio affrontare con te un argomento molto interessante, il caffè in Italia. Eh sì, hai capito bene e capiremo anche perché non devi chiedere un espresso in un bar italiano. O meglio, puoi chiedere un espresso, ma non è necessario. Aspetta un po'. Prima di iniziare, però, voglio dirti che se sei appassionato di lingua e cultura italiana e vuoi imparare sempre di più, un ottimo modo per fare tutto questo è studiare con i miei corsi. Infatti, grazie ai corsi Italiano Vero, potrai imparare l'italiano vero e autentico che parliamo in Italia e sentirti un vero italiano o una vera italiana quando sei qui in vacanza o forse anche se vuoi venire a vivere in Italia. Grazie ai miei corsi imparerai tantissimo e ti lascio qui sotto il link in descrizione per vedere tutti i corsi disponibili in questo momento. Benissimo, adesso iniziamo. Perché quando vai in un bar italiano non devi chiedere un espresso? O meglio, non è necessario chiedere un espresso? Beh, è molto semplice, perché in Italia il tipo di caffè più bevuto, più consumato in un bar è proprio l'espresso. Quindi se tu chiedi un caffè, riceverai comunque un espresso. Non è necessario specificare espresso, perché in Italia caffè significa caffè espresso. Quindi una piccola quantità di caffè nella tazza, beh, quello è un espresso o un caffè, semplicemente. Ricorda poi che in Italia il caffè o l'espresso è una cosa molto veloce. Quindi puoi entrare in un bar, avvicinarti al bancone e semplicemente chiedere un caffè. Per esempio potresti dire un caffè per favore, un caffè per favore, oppure posso avere un caffè? Posso avere un caffè? O ancora, mi può fare un caffè? Mi può fare un caffè? Questi sono solo alcuni modi per chiedere un caffè, un espresso, in Italia. E se sei al bancone, puoi bere il caffè in piedi, al bancone direttamente. Non è necessario sedersi. Poi se hai più tempo, oppure sei con un amico, il tuo partner, e vuoi sederti anche al tavolino, ovviamente puoi farlo. Comunque l'idea di caffè in Italia è diversa dall'idea di caffè nel resto del mondo, o comunque in tanti altri paesi. Il caffè filtrato, quello che facciamo con macchine come questa, non è una cosa molto comune in Italia. Anzi, è molto difficile trovare una macchina del genere in un bar. Sì, se vai per esempio in città grandi come Milano o Roma, puoi anche trovare catene di caffè come Starbucks o 12 Ounces che si occupano proprio di fare questo tipo di caffè, cioè il caffè filtrato che goccia a goccia cade in una brocca e hai poi un caffè lungo, un tazzone. Ma in Italia, in un bar italiano normale, non troverai questo. Al massimo, se vuoi una bevanda di quel genere, puoi chiedere un caffè americano, che sarebbe uno o anche due espressi più acqua calda. Quindi proprio ti portano un espresso e poi vicino un'altra tazza con dell'acqua calda e tu puoi versare l'acqua calda e fai il caffè americano. Chiaramente non è la stessa cosa del caffè filtrato e non è neanche così buono, o meglio non è buono come il caffè filtrato, perché a me piace il caffè filtrato, però lo faccio a casa perché ho comprato una macchina per farlo, ma non lo troverò mai in un bar italiano, è molto difficile. Ma quali sono altri tipi di caffè che puoi chiedere in un bar italiano? Ce ne sono tanti. Puoi chiedere ovviamente un cappuccino, quindi un espresso con latte e poi schiuma di latte. Puoi chiedere un caffè macchiato, quindi un espresso con un po' di schiuma di latte. Puoi chiedere un latte macchiato, che è latte con un po' di caffè dentro. E attenzione a non chiedere mai semplicemente un latte, perché latte
latte è semplicemente milk, quello che viene dalle mucche. Quindi se tu chiedi un latte, ti danno una tazza di latte senza caffè. Se vuoi il latte con il caffè, devi chiedere un latte macchiato, ok? Puoi anche chiedere un caffè corretto, cioè un espresso con un po' di alcol, per esempio la grappa, un liquore. A me piace molto, soprattutto per digerire. Poi potresti chiedere un deca o un decaffeinato, cioè un caffè decaffeinato con meno caffeina. Poi puoi chiedere un caffè ristretto, cioè un espresso molto molto corto, proprio poco di quantità. Oppure un caffè lungo, che è un espresso, è sempre un espresso, ma un po' più lungo, quindi con un po' più d'acqua. Però sia caffè ristretto che caffè lungo sono sempre espressi. E comunque la lista potrebbe andare avanti per ore, perché ci sono davvero tantissimi tipi di caffè, ma questi sono i più comuni. Adesso sto girando questo video in inverno, però vorrei anche parlare per un secondo del caffè freddo o caffè con ghiaccio. Prima di tutto, in Italia non esiste il cosiddetto iced coffee, quindi il tazzone di caffè, quindi una grande quantità di caffè con cubetti di ghiaccio. Questa bevanda non esiste in un normale bar italiano, la puoi trovare però in catene come Starbucks. Ovviamente è possibile prendere un caffè freddo, per esempio esiste il caffè shakerato, che è un espresso con del ghiaccio e poi appunto shakerato, quindi nello shaker e il ghiaccio si rompe. Potresti anche chiedere un cubetto di ghiaccio da aggiungere al tuo espresso. Comunque ci sono delle bevande a base di caffè fredde per l'estate, però l'idea dell'iced coffee, quindi il tazzone di caffè, no, nella confezione di plastica con la cannuccia con tanto ghiaccio, ecco, quello non esiste. Quindi qual è la cosa più importante da ricordare di questo video? Se vai in un bar italiano e vuoi sembrare un vero italiano, una vera italiana, chiedi semplicemente un caffè, perché ti daranno un espresso. Chiedere un espresso non è necessario. Fantastico, ma adesso io voglio sapere com'è la cultura del caffè nel tuo paese. Magari parlamene brevemente in un commento qui sotto. A me piace davvero tanto imparare da altre culture. E se hai trovato questo video interessante, non dimenticare di lasciare un bel mi piace. Questo mi aiuta incredibilmente, perché dice a YouTube che questo video è bello e allora YouTube lo consiglia a tante altre persone. E così tante altre persone possono imparare l'italiano e la cultura italiana dal mio canale. Quindi grazie mille per il supporto. E non dimenticare anche di iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perdere nessun video futuro. Noi ci vediamo nel prossimo video. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!